Abbasso, eh? Questo Rotel A8 che stiamo provando ci aveva incuriosito perché in rete c'è una, fioritura di interesse, commenti positivi, negativi, però insomma sembrava essere un oggetto, come dire, molto gettonato in questo momento. Beh, del resto raccoglie forse un po' le esigenze di tanti che vogliono un amplificatore sotto i 400 euro, questo ne costa meno, 3,99. 3,99, di blasone, di marca, e Certo. quindi Bello, probabilmente bello, sì, bello, bello. molto slim, molto interessante, attraente. Con una, secondo me, interessante, intelligente approccio progettuale che passiamo a descrivervi nella descrizione. Oh, Non senza prima avervi detto, chiesto, iscrivetevi. iscrivetevi in Come sei polemico. lingua italiana, iscrivetevi e Iscrivetevi. suonate il campanaccio, Giusto. giusto? Sì. A tra poco, ciao. Giulio, tu volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire, quando prima mi riferivo a un interessante approccio progettuale di questo piccolo amplificatore, ed è magari una mia costruzione teorica non sostenuta da alcunché tranne la mia idea che mi sono fatto, però mi piace pensarla in questa maniera. Questo amplificatore è un amplificatore assolutamente analogico. Che cosa vuol dire? Che non ha ingressi digitali di alcun tipo. Non c'è il Bluetooth, non c'è il Wi-Fi, non ci sono gli ingressi USB, coassiale, niente di niente. Questo è un amplificatore esattamente uguale a quelli che compravo io quando avevo 14 anni, 16 anni, 18 anni. Niente di digitale. Perché dico che la cosa mi è sembrata intelligente? Perché gli amplificatori integrati piccolini attuali, e ne abbiamo visti tanti anche in prova in questo canale, tendenzialmente sono molto dotati di ingressi digitali, pur rimanendo nell'ambito di un budget molto ridotto. Questa cosa, dal momento che gli ingressi digitali non li regalano, le unità di conversione non le regalano, per poco che costano, generano, a mio avviso, un prodotto che va abbastanza male su tutti i fronti, cioè non è un buon prodotto digitale e per non essere un buon prodotto digitale riesce a essere anche un prodotto mediocre dal punto di vista analogico. Tra l'altro ti chiude la possibilità, in qualche modo, di fare un upgrade. Secondo me, i signori di Rotel, che è gente che fa amplificatori da una vita, hanno detto: sai che c'è? A 399 euro noi ti diamo un eccellente amplificatore analogico. Ti vuoi comprare lo streamer? Compratelo, comprati lo streamer che ti pare a te. Allora a me veniva da pensare, non è meglio spendere 399 euro e magari comprarsi il Wim, quello rotondo, che costa Il 100 euro? mini Il costa mini, 100 euro. 100 euro, 3,99 più 100 euro, 4,99 e ti sei portato a casa un eccellente amplificatore analogico con un eccellente fono e uno streamer perfettamente funzionante, piuttosto che un amplificatore che fa male tutto. Entrambe le cose. A me è sembrato Beh, intelligente. tra l'altro, a proposito di fono, stiamo sentendo il fono. Noi stiamo sentendolo adesso con un giradischi che è sicuramente oversize rispetto, no, ho detto una parola in inglese, mamma mia. Attenzione, surdimensionato. Surdimensionato dal punto di vista economico Bravo, rispetto a questo amplificatore, bravo. ma che comunque ci permette di apprezzarne le caratteristiche soniche e quindi Ma se la sta cavando in saranno maniera pure fatti nostri, giradischi che vogliamo usare per fare le prove. Non è assolutamente, certo anche una cosa. perché di Giradischi Residente questo abbiamo, siamo molto grati a New Horizon che ce lo ha messo a disposizione, Certo, quindi va ma non bene. ce l'ho regalato, come del resto non ci hanno regalato No, le casse, perché noi non ci regalano non ci niente, regalano, come è giusto che sia. come è giusto che sia. Va bene, veniamo
a raccontarlo. Allora, Giulio, quanti watt ha anzi, qual è la cosa che la Rotel tende di più a focalizzare nella comunicazione e che invece a te, diciamo, ha impressionato di meno? Vai. Dunque, la Rotel ci tiene a farci sapere che le lucine di questo amplificatore, che sono le lucine degli ingressi, e una corona di LED attorno alla manopola del volume, si possono cambiare di colore. Quindi si può scegliere fra rosso, verde, viola e blu, con una combinazione di tasti che ci vuole un po' anche per capire come si fa. A loro gli sembra una cosa bellissima, a noi ci ha impressionato un po' di meno, ma Ma comunque l'unica cosa comoda è che da lontano tu puoi vedere a che livello sta il volume, e quindi da questo punto di vista ha senso. Cambiargli il colore mi sembra un abbellimento vabbè, discutibile. discutibile, però noi non siamo millennials, non siamo giovani e probabilmente magari a un pubblico meno attempato di quanto non siamo noi, Vedere tutto questo vedere carosello di lucette carosello magari di gli piace. che Vabbè. poi fa sding sdang All'inizio quando lo accendi e fa lo vedete in sovraimpresa perché abbiamo fatto il lavoro. assolutamente. Vabbè. Allora quindi potenza. Dunque, Potenza è stato interessante perché nei primi comunicati stampa, Rotel ha fatto sapere soltanto la potenza su 4 ohm. La potenza su 8 ohm è venuta Dopo. dopo. Comunque loro dicono su 4 ohm mi pare 40 e su 8 30 watt. Non sono tanti e il dubbio che noi abbiamo avuto è che forse sia una valutazione anche un pochino ottimistica. Detto questo, la cosa importante da sapere quando uno eventualmente se lo va a comprare è che con 30/40 watt non è che ci piloti qualsiasi diffusore, quindi mi raccomando, massima attenzione all'abbinamento con i diffusori. Serve un diffusore efficiente perché un diffusore poco efficiente con i 30 watt fai veramente un po' fatica. Magari bookshelf, infatti queste Paradigm sono 92 dB e quindi anche se sono spaventosamente surdimensionate rispetto alla classe dell'amplificatore, sono casse che ci hanno permesso di valutarlo dal punto di vista dell'ascolto in modo corretto, proprio perché hanno un'efficienza alta. Esattamente. Esatto. Gli ingressi analogici sono 3, poi c'è l'ingresso fono con il suo equalizzatore RIA. Non ci sono praticamente altre cose se non appunto, cosa che può piacere molto ad alcuni, a me un po' meno, comunque c'è il balance, il bass e il treble, cioè la regolazione dei toni e la regolazione del balance, del bilanciamento fra i canali. Senza il tasto di bypass, ma circuitalmente sono fatti in modo che se li metti al centro vengono Tagliati. tagliati, quindi anche se non c'è il tasto, se li mettete al centro è come se ci fosse. Dal punto di vista estetico, Giulio, scusa. eh. C'è una cosa molto importante. Porca miseria, certamente. Tu te lo dimentichi. Io me lo dimentico. Uscita cuffia su un mini jack da 3,5 che gli perdoniamo come size Ah, è vero. perché è molto basso il pannello frontale, quindi mettere un 6,3 sarebbe stato sfidante. La macchina è alta 7 centimetri compresi i piedini, quindi è veramente sottile. Dal punto di vista del design è un tipico design Rotel Sì. che non è che vada proprio a cercare l'effetto estetico. Pulitissimo, elegantissimo, senza fronzoli, quasi uno strumento più che un oggetto di arredamento, però secondo me onestissimo. A me, Onestissimo. devo dire, piace come oggetto. Onestissimo, che poi fa parte della serie A di Rotel, che è la serie entry level e che c'ha anche la 10, la 11, la 12 e la 14, quindi con quelli più grandi anche con il DAC incorporato, un DAC di buone caratteristiche, per cui la gamma a questo punto è completa, perché andiamo dai 20 watt in su. Perfetto. Un telecomando che grande, grosso, in plastica, telecomando che comanda anche una eventuale sorgente Rotel, quindi Sì, qualora uno ci mettesse esatto. il lettore di CD, lo comanda lo stesso telecomando. Ma insomma questo è un classico.
è dotato di stand-by, quindi se non rileva alcun segnale dopo 20 minuti si mette in stand-by, sì. tanto quanto se rileva un segnale, si sveglia Si sveglia. e ricomincia a funzionare. Semplicissimo. Andiamo a vedere Andiamo a che cosa c'è smettere. Sì, dentro? andiamo a vedere cosa c'è dentro. Secondo me già lo so, però insomma, andiamo. Sì, un po' già lo sappiamo. Ciao. Ciao. Ciao Followers, concentriamoci prima di tutto sull'alimentazione di servizio di questo A8. Infatti, come possiamo vedere, piccolo trasformatore, grande trasformatore. Piccolo trasformatore che serve per stand-by, per il power on col telecomando, per tutto quello che succede quando l'amplificatore è in stand-by e serve anche per alimentare i servizi. Quindi trasformatore, quindi relè, quindi ponte raddrizzatore e piccolo sistema di filtraggio, e questo fa solamente la parte, come abbiamo detto, servizi. Poi c'è invece il trasformatore toroidale custom made della Rotel, dove entra la 220 volt, che si può fare 115 o 230, quindi c'è più di un avvolgimento in ingresso, e in uscita ha la classica configurazione duale che vediamo poi trasposta nel ponte raddrizzatore piuttosto dimensionato, fusibili, due condensatori di filtro che sono 6800 microfarad 50 volt, questo secondo me è alimentato intorno ai 30-030, sistema di stabilizzazione per tutta la parte pre e solamente per la parte pre, perché la parte driver è livellata, quindi viene alimentata come vengono alimentate le sezioni finali. Poi abbiamo stadiofono, solamente MM, ok? Questo è il chip che regola il volume, infatti il volume ce la fai a venire fin qui, Giulio? Oppure inclino? No, non inclino. Allora, il volume viene fatto con un attuatore, ok? Sì. Eccolo qui. Mentre invece bassi, alti e bilanciamento vengono fatti con dei potenziometri standard. Ovviamente il livello dei potenziometri è quello di ingresso, ma da un prodotto che costa poco più di 300 euro non ci potevamo certo aspettare degli ARPS incapsulati. Bene, quindi visto che siamo da queste parti, descriviamo adesso il sistema di amplificazione finale. Due sezioni, canale sinistro, canale destro, transistor di preamplificazione, tutto fatto a discreti, non c'è un operazionale. Ha componenti passanti, non SMD. Esattamente, quindi dal punto di vista proprio una circuitazione assolutamente classica, e quindi qui abbiamo i transistor NPN e PNP che fanno la sezione finale con i sensori termici, ok? Sì. E quindi abbiamo praticamente finito, se non per il relè che attacca e stacca le casse, ok? Quindi relè di protezione e piccolo sistema di stabilizzazione che serve per i servizi. Interruttore di alimentazione. È finito qua, è molto semplice. Però è molto semplice ma anche molto ordinato, direi, no? Estremamente ordinato, ben costruito e con componenti discreti di ottimo livello. Per esempio ci sono i Vima Rossi sullo stadiofono, quindi non sono dei componenti buttati a caso lì così, tanto per fare l'amplificazione, che tanto avrebbe funzionato lo stesso e probabilmente avrebbe avuto successo lo stesso. Queste sono delle attenzioni che la Rotel ha fatto e che noi sicuramente apprezziamo molto e che poi magari sentiremo anche in sede di ascolto. Tutte le resistenze sono a bassa induttanza, insomma è un prodotto fatto bene, costruito bene. In lamiera stampata e piegata, Sì. e frontale, pannello frontale In alluminio. in alluminio, bello, Sì. abbastanza spesso. Sì, sì. Ok? Adesso se mi inquadri vorrei dire ai nostri follower che secondo me in sede d'ascolto ci saranno delle belle sorprese. A tra poco, ciao! Dimmi la verità, verità. Sono bravo a cantare, Molto. cari followers? Allora, dai, comincia tu questa volta. Comincio io, Oh. l'ho scritto
scritto abbondantemente nella recensione scritta Sì. che trovate sul sito Audio 2G, perché per chi non lo sapesse esiste anche il sito audio2g.com dove di ogni video che noi facciamo l'equivalente in versione scritta e magari con qualche spazio per approfondimento ulteriore che nella versione video magari non si riesce a fare. Cosa ho scritto su quella recensione? Ho scritto che questo apparecchio a me sembra un apparecchio intelligente per il fatto, che, a cui accennavo in apertura, di aver concentrato tutti gli sforzi, tutto il budget sulle caratteristiche soniche del prodotto, sacrificando praticamente cosa? Tutta la parte digitale, che non c'è. A me questo sembra un discorso, come posso dire, da persone mature, da persone che sanno fare il loro mestiere, lo sanno fare in maniera, come dire, e quindi il risultato banalmente è che questo è un amplificatore che costa poco, perché costa 399 €, ma che suona bene, suona molto bene. Quanto costava quel Pioneer che avevamo provato? 299. 299, 100 € in meno. Sì, Però la differenza secondo me è c'è. sostanziosa. Sì. Cioè qui c'è un passaggio in più in termini di tutto, in termini di raffinatezza, in termini di struttura del suono, di accuratezza timbrica, di capacità di sfruttare il diffusore collegato per proporre uno spazio sonoro più ampio rispetto a quello che succedeva con quel Pioneer. Insomma, 100 € che possono fare la differenza in termini di budget, ma 100 € che però tradotti in suono, secondo me, si Sì, sentono. sì. La versatilità è limitata? Ma 3 ingressi analogici e un ingresso fono è più che sufficiente a mettere su un impiantino. Sì, tenendo conto che un ingresso probabilmente sarà occupato da uno streamer. L'altro ingresso c'hai il fono e ancora 2 ingressi liberi. Che cosa ci vuoi mai collegare in 2 ingressi liberi? Un CD, oramai oggi come oggi, credo null'altro, no? Un ricevitore Bluetooth che a te piace tanto, Sì, che forse è l'unica cosa che magari un amplificatore del genere poteva avere, ma se aveva il ricevitore Bluetooth avrebbe avuto una sezione digitale che hanno fatto bene a non mettere. hanno fatto bene a non mettere, anche perché la sezione digitale messa dentro lo stesso cabinet e magari condividendo la stessa PCB, genera poi immediatamente il problema della reiezione dei disturbi digitali. Quindi tu non solo spendi soldi per mettere la sezione digitale, ma devi poi anche spendere soldi per fare una schermatura, Schermatura fatta per passatemi bene. il termine, Sì. fatta per bene, onde evitare che i disturbi digitali vadano ad influire negativamente sulla sezione analogica. Se tu hai delle scatole separate, il problema non si pone. Poi in un contenitore così piccolo è ancora più difficile schermare, quindi a me allora, il suono io conosco bene i prodotti Rotel, è il classico suono Rotel, da un gradato posso dire no perché devo dire una cosa italiana, quindi rapportato a 30 Scalato verso il basso. bravo, scalato verso il basso, però è quello è per 399 € ci si porta a casa un po' la tradizione Rotel, quindi un buon suono, un suono giusto, un suono corretto, ordinato, timbricamente valido. Quindi per me, per come la vedo io, è un grande affare a quel prezzo. L'unica cosa, attenzione, alla quale bisogna stare molto attenti, Giulio lo ha detto in apertura, è l'abbinamento con i diffusori, perché l'abbinamento con i diffusori va fatto cum grano salis. Ti piace questa? Perché ovviamente la potenza a disposizione è limitata, quindi bisogna scegliere delle casse assolutamente bookshelf di efficienza alta, quindi 91, 92, 93, addirittura 95 dB. Al di sopra dei 90. Al di sopra dei 90, in questo modo affaticate meno l'amplificatore e riuscite a ottenere dei livelli di ascolto molto più che dignitosi.
Sì, perché poi quando l'amplificatore, questo amplificatore, viene chiamato a esprimersi a livello alto, ve ne accorgete immediatamente, tende a cambiare volto, tende a cambiare suono. La raffinatezza che lo caratterizza lascia il posto a un indurimento complessivo. Quell'ampia scena sonora di cui vi dicevo tende un pochettino a collassare verso il centro, insomma ve ne accorgete che sta col fiato corto Sì. e quindi gioco forza voi lo dovete tenere a lavorare in un ambito che è quello nel quale lui si muove. Diffusori efficienti sicuramente, e poi certo non potete pretendere con un amplificatore del genere di sonorizzare un ambiente di ampia cubatura. No. Cioè il salone da 70 metri quadri non ce la fate a sonorizzarlo con un amplificatore di questo genere. Però una stanza piccolina, la tipica stanza magari di un ragazzo o una ragazza, quello è il suo terreno ideale, Sì. assolutamente. C'è stata una prova che io ho fatto in tua assenza, ma semplicemente perché c'era un amico che mi aveva chiesto di aggiornargli il Wim Pro. Sì. Wim Pro, non il Pro Plus. Ok. Quindi il Wim che noi abbiamo provato più di un anno fa, Sì. assieme al Wim, quello piccolino, Mini. quello mini rotondo. Avevo a disposizione questo rotel, li ho messi insieme, quindi il Wim Pro, abbiamo detto, costa 149 euro. 149 euro. Con questo rotel, una sciccheria, cioè un sistemino che funzionava in maniera perfetta. Streaming con Qobuz, basta. Ci ho anche sentito un podcast. No, Non veramente- in cuffia però. No, non in cuffia. E veramente una cosa fatta bene, che funzionava immediatamente, senza problemi, difficoltà, ha funzionato tutto al primo colpo. Secondo me questo è un po' il terreno su cui far muovere questo piccolo Rotel A8 e capisco effettivamente che l'attesa, l'attenzione che ha suscitato in rete, sì, credo che sia giustificata. Posso dire un'ultima cosa, un'ultima battuta? E già l'ho detta in altre occasioni, ce l'avessimo avuto noi quando avevamo 20 anni un amplificatore così. Certo. Perché amplificatori suonanti quando avevamo 20 anni noi costavano almeno 1 milione, se non di più. Sì. Sì. Quindi se vi capita, insomma, se lo vedete in giro, tenetelo presente, insomma. Consideratelo. Assolutamente. Grazie. Subscribe, campanella. Iscrivetevi. Iscrivetevi, catenaccio. Campanaccio. Campanaccio. Ciao.